Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere la manutenzione della mia Cannondale Trigger 3. Dopo un numero molto alto di chilometri ho deciso finalmente di sostituire il pignone, la corona e la catena in quanto hanno raggiunto limite di usura finali. La prima operazione da fare è togliere le pedivelle. Togliere le pedivelle normalmente necessita di avere un'attrezzatura particolare. In questo caso specifico ho utilizzato invece un trucco. Ho utilizzato un pezzo di acciaio, propriamente sagomato, che punta dall'altra parte della pedivella e poi avvitato opportunamente l'estrattore, che spingendo sulla parte posteriore ha fatto in modo di estrarre la pedivella dal gruppo. Come vedete da queste immagini, il gruppo anteriore era piuttosto consumato, con diversi dentini che si erano consumati quasi completamente e qualcuno si era anche rotto. Come potete vedere, quello nuovo ha un aspetto completamente diverso, ma è identico all'originale. Ha la stessa marca ed è estremamente leggero. La corona più piccola presenta dei dentini molto più precisi rispetto a quelli usurati e piegati dalla corona precedente. Sfortunatamente il movimento centrale ha dei cuscinetti molto consumati, per cui una delle operazioni che dovrò fare in aggiunta alla sostituzione della catena e del gruppo anteriore e posteriore è la sostituzione dei due cuscinetti che sono standard BB30, ovvero hanno diametro 30 mm all'interno e di 42 mm all'esterno. Sono due cuscinetti piantati a freddo, per cui dovendo usare un estrattore particolare per poterli togliere e utilizzare una pressa per poter rimettere in sede i nuovi cuscinetti. Questi sono i cuscinetti che abbiamo rimosso e che sono in condizioni veramente pessime. Questo è l'aspetto che l'attrezzo FSA che è stato utilizzato per rimuovere i vecchi cuscinetti. Un'altra vista dell'attrezzo. Ecco, dopo aver rimosso i cuscinetti, è pulito perfettamente il movimento centrale. Come notate ci sono delle cave per inserire l'allenino Sager, ovvero il forcellino di ritenzione del cuscinetto. Ecco qui il nuovo kit di cuscinetti marchiati FSA, quindi di buona qualità, e sono della stessa serie dei cuscinetti precedenti. Procederemo ora ad infilare i due anellini Sager nel mozzo centrale, attraverso una pinza. Come vedete sono stati infilati i due fermacuscinetti nel mozzo centrale. All'interno del mozzo ci sono due cave, una a sinistra e una a destra, in cui vanno infilati i due anellini Sager. La prossima operazione sarà quella di infilare a freddo con una pressa i cuscinetti nella loro sede. Abbiamo appena appoggiato i cuscinetti nella loro sede. Successivamente, grazie all'utilizzo di una pressa, andremo ad infilare a freddo i due cuscinetti fino a battuta. Ecco la pressa che verrà utilizzata per inserire a freddo in sede i cuscinetti in maniera simmetrica e corretta. Ecco la pressa montata pronta per fare l'inserimento a freddo dei cuscinetti nella loro sede. La pressa funziona semplicemente avvitando la vite esterna e tenendo la brugola a destra, questo stringerà i cuscinetti nella loro sede. Ecco il risultato. Adesso toglieremo l'estrattore e vedremo come sono stati posizionati i cuscinetti. Ecco i cuscinetti completamente montati. Come vedete sono a battuta rispetto al fermo che li tiene nella loro sede. Provandoli a mano girano molto meglio rispetto ai cuscinetti appena sostituiti. Perno centrale montato. Adesso provvederemo a montare anche la guarnitura di sinistra, che ha il pacco pignone. Attenzione a non dimenticare la rondella di metallo a battuta.
altrimenti non chiude correttamente. Ecco la nostra corona e movimento centrale rimontato correttamente. Adesso stringeremo il bullone a 40 Nm. Gira molto bene. Chiave dinamometrica pronta per essere stretta a 40 Nm. E adesso anche con la catena montata. Ecco il risultato.